Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buon mercoledì 27 agosto del 2025, buona giornata a tutti, buon mercato, buon fine di questi ultimi giorni di mercato che, come state vedendo, ci stanno un po' regalando molte altalene, molte saliscendi, soprattutto purtroppo ci stanno regalando l'ennesimo dimostrazione di quanto purtroppo nel Milan qualcosa di sbagliato ci sia dalle fondamenta. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito ieri, ad esempio, hanno visto la clip di Zazzaroni, hanno seguito Lancia, hanno seguito il talk, hanno seguito tutti i nostri appuntamenti. Iscrivetevi, ma non tanto per la richiesta di iscrivervi, perché come vi abbiamo fatto magari capire, il Milan andava raccontato e difeso in un certo modo, e ora che adesso si stanno cercando di allineare un po' tutti, forse anche un pochino fuori tempo massimo, diciamo così, si è capito che quello che è stato fatto negli ultimi 2 anni proprio non era sbagliato, anzi, quindi grazie a tutti voi che ci avete permesso di farlo seguendoci. Quindi se volete mettete like, spargete la voce e quant'altro, ma comunque parliamo di quello che sta accadendo, che è meglio. Ho intitolato la resa dei conti a fine agosto, perché siamo arrivati a fine agosto con quello che sta accadendo all'interno del Milan. Piccola premessa: se qualcuno in generale dà una brutta notizia, la colpa è della notizia, se è brutta, non di chi la racconta, perché il nostro mestiere è dover dare notizie reali, per quanto possa essere possibile verificarle, nel bene o nel male. Se io domani mattina vado al mare e a un certo punto qualcuno mi dice guarda che invece domani piove, non me la posso prendere con chi mi dice che domani pioverà, me la posso prendere col destino, con le nuvole, con chi volete voi, ma sicuramente non con chi mi dice che domani pioverà. Questo per dire che purtroppo negli ultimi 2-3 anni le cose, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, ma anche prima, le cose all'interno del Milan sono andate sempre peggiorando. Abbiamo visto una tale quantità di cose brutte, adesso è un termine un po' semplicistico, ma adesso ne parliamo, che non ce la si può prendere con chi dice che le cose sono così. Forse al massimo, tutt'al più, ce la si può prendere su chi si è girato di spalle, oppure ha ascoltato qualcosa che non doveva ascoltare, oppure ha riportato qualcosa che non doveva riportare. Ma non chi, anche prendersi qualche insulto di troppo, e ce lo siamo presi tutti quanti, troppi, ha cercato di raccontare come stavano andando le cose, ogni sacrosanta volta. E siamo qui a raccontarvi anche questa volta, perché ancora una volta all'interno del Milan il Milan è diviso. Il Milan è diviso tra la parte tecnica e la parte economica, tra la dirigenza, chiamiamola economica, corporate, chiamatela come la volete, e la dirigenza sportiva, compreso l'allenatore. Ancora una volta c'è questa divisione. Non mi interessa doverlo sottacere perché si pensa che si faccia il bene del Milan. Il bene del Milan l'hanno fatto magari tanti pensando di non dire nulla, e cosa è successo? Si è arrivati ottavi e si è arrivati alla terza, quarta volta che succede questa cosa qui. Evidentemente stare zitti non è la cosa giusta da fare. E sto iniziando a vedere che qualcuno lo sta dicendo, tanti lo stanno dicendo adesso. Portiamo a casa. Nel senso che se questo dovesse servire, e sono convinto che servirà, perché se i grandi media si fossero svegliati 2 anni fa a raccontare quel che è stato e a martellare per 2 anni, non ci ritroveremo in questa situazione, 100%. Perché cosa può dar fastidio a questa proprietà? Sono 2 cose: soldi e popolarità, barra, diciamo così, credibilità, barra
Vabbè, ci siamo capiti. Se si sta zitti, si fa semplicemente andare avanti la cosa, e questi, diciamo così, risvegli, queste epifanie che stiamo notando da parte di molti, mi sembrano un po' epifanie a interesse, nel senso che ben vengano per il bene del Milan, ma forse andavano fatte prima. Ma comunque, portiamo a casa, come detto. L'importante è che le cose si cerchi di sistemarle. E a proposito di queste, la questione ruota, scusate, su soprattutto Massimiliano Allegri. Ora, Max può essere un buon allenatore, un cattivo allenatore, c'è a chi piace e chi non piace. Una cosa però è abbastanza assodata, è abbastanza chiara a tutti. Ha con sé, per anche meriti, perché insomma bisogna essere anche bravi a farlo, una buona fetta della stampa, anche di quella stampa anche un po' pesante, che può influenzare. Ora siamo arrivati all'ultima settimana di agosto, siamo arrivati in una situazione di mercato che una buona parte è ancora figlia della precedente dirigenza, o meglio, di quella che c'è ancora. Perché i vari Ricci, Reinders, Harder, dovrei pensare ad altre cose che sono successe o che non sono successe, sono ancora figlie di questo dualismo. Ora, Allegri, nell'incontro che ha avuto dopo Milan-Cremonese, è stato chiaro, anche con toni magari non particolarmente gradevoli. Vuole determinato tipo di giocatori e lo ha fatto capire anche a mezzo stampa. Se qualcuno pensa che parlarne crei un clima negativo, o ci è o ci fa, perché ora come ora, mi spiace, non esistono più le mezze misure. Se uno pensa che il clima negativo sia creato dai media, arrivederci, vuol dire che o ci è o ci fa. Detto questo, andiamo alla sostanza. Massimiliano Allegri ha chiesto espressamente Adrien Rabiot, senza se, senza ma. Tant'è che il Milan nel giro di 48 ore nemmeno si è riattivato per la questione Rabiot. Ora, che Rabiot possa arrivare o non arrivare è un altro paio di maniche. Ne parleremo adesso in obbligo di riscatto e quant'altro. Che sia una sua richiesta specifica, nata soprattutto quest'estate nella seconda parte, ma soprattutto in quest'ultima parte, è cosa assodata. Così come la questione Dusan Vlahovic. Quante volte ci avete sentito dire Vlahovic tenetelo lì, tornerà buono a fine estate, Vlahovic tenetelo lì, tornerà buono a fine estate, ne riparliamo a fine estate della punta, ma tenete buono il nome di Vlahovic, perché Vlahovic è l'altra richiesta di Massimiliano Allegri da sempre. Ora, se nemmeno sui due giocatori che lui ha richiesto si è riusciti a trovare una convergenza, prima che l'allenatore mettesse in maniera grave sul tavolo la volontà di avere quei giocatori, e allora c'è qualcosa che non va. E allora siamo alla resa dei conti. E allora siamo dovuti arrivare a questa sorta di guerra per interposta persona, per far sì che insomma, la cosa un po' si sbloccasse. Perché purtroppo siamo ancora fermi a questo dualismo, perché purtroppo fin quando ci sarà Elliott, Forlani e compagnia cantante, questo dualismo ci sarà sempre, non finirà mai, tanto l'abbiamo capito da anni che è così. La visione di un certo tipo è quella, non la si cambierà, continuerà a essere una visione più economica che sportiva, molto più economica che sportiva. Ora, torniamo al concreto. C'è la speranza che queste cose quindi possano andare in porto. Viene un grosso punto di domanda a questo punto sul centrocampo, perché in un centrocampo che è già ben strutturato, se l'allenatore richiede di mettere anche Adrien Rabiot, c'è qualcosa che non torna definitivamente. Non sto dicendo che non faccio il tifo, non voglio Adrien Rabiot, sto facendo un discorso puramente tecnico, perché in un reparto che ha Ricci e Modric, a Iajari, a Fofana, a Loftus-Cheek, volere anche Rabiot, mentre se ci giriamo all'indietro i difensori sono Pavlovic, Tomori, Gabbia, De Winter, Tekame, Stupignan, un po' mi viene da pensare. Però, se questa è la richiesta dell'allenatore, è anche giusto richiederlo.
Se l'allenatore ti fa presente che con la rosa a disposizione non riesce ad arrivare ai risultati che si vuole arrivare, cioè quantomeno al quarto posto, bisogna secondarlo, altrimenti vuol dire che al lato sportivo non ce ne frega niente, come in realtà è stato dimostrato per l'ennesima volta ancora in questa stagione, perché il Milan ancora una volta ha dovuto chiedere alle proprie risorse di farne capo, il proprietario non mette, proprietario che peraltro probabilmente mancherà nell'ultimo anno totalmente da San Siro, perché se non si presenta a Milan-Bologna festeggerà un anno lontano da San Siro. Anche questa cosa qui sta passando serenamente sotto traccia, nessuno la dice, poi prima o poi qualcuno si sveglierà e allora, insomma, quei cattivoni di Radio Rossonera magari tutti i torti non ce l'avranno avuto neanche su questo, ma pazienza. Ci teniamo il titolo dei cattivi di turno. Poi forse un giorno ci si sveglierà definitivamente anche su questa questione. Ma lasciamo da parte anche questa questione. La mia speranza, come detto, è che questo, diciamo così, queste ultime 48-72 ore possano definitivamente sbloccare la stagione, perché in realtà tra una settimana nemmeno il mercato è finito. Quindi se non lo si fa adesso o adesso mai più, ovvero si parte e si tira dritto con la stagione, quantomeno fino a gennaio, con quello che si ha a disposizione. E quello che si ha a disposizione è una buona squadra per alcun determinato tipo di ruoli, ma con carenze ancora pesanti, che non si è voluto o non si è potuto andare a toccare, ma che soprattutto ancora una volta ha all'interno di sé i semi della discordia. E i semi della discordia li abbiamo visti in questi giorni. Non è un caso che determinato tipo di giornalisti e giornali a un certo punto, nel giro delle ultime 48 ore, si svegliano tutti insieme e inizino a criticare all'improvviso il mercato del Milan. Non è un caso e non è una casualità. Speriamo, ecco, quello che volevo dire è che speriamo che tutto questo possa avere, diciamo così, un beneficio per il Milan, perché insomma se tutto questo, cioè questa agitazione per interposta persona di Allegri, con i suoi dirigenti direttamente e tramite la stampa in un altro modo, possa portare quantomeno un vantaggio al Milan, cioè avere una rosa un pochino più profonda, un pochino più pronta per almeno tornare in Champions League. Milan in teoria, partendo senza Champions, scusate, senza coppe, non senza Champions, deve puntare a giocarsi per lo scudetto, dove avere quel pensiero all'inizio della stagione, non come al solito tesaurizzare le cessioni, che qualcuno è riuscito addirittura a farne un vanto. Perché qualcuno che si sta svegliando adesso, qualche settimana fa, vantava chi era stato bravo a vendere. Io non so come ci si è ridotti, tra virgolette, così, nel senso che si dovrebbe essere, diciamo così, ci si dovrebbe vantare se si vincono le partite e i trofei, non se si è bravi a vendere o a comprare i giocatori, perché non siamo un'azienda che fa import-export, siamo un'azienda che fa calcio in teoria e dovrebbe fare risultati sportivi, non vendere o cedere. Ma vabbè, questo è un altro paio di maniche ancora. Speriamo che questa resa dei conti, come detto, ci porti un beneficio. Per il resto vi rimando a obbligo di riscatto che inizia tra poco, ma insomma ci tenevo a dire che questo risveglio che bastava aprire gli occhi e bastava non girarsi dall'altra parte, perché in teoria bastava realmente guardare le cose come stavano andando. Non è che noi siamo i più bravi e i più intelligenti della storia, che eravamo i più furbi sul pianeta Terra, che avevamo capito tutto prima. No, semplicemente come tutti questi, noi tutti che gravitiamo magari un po' nell'ambiente e capiamo e sappiamo qualcosa in più, semplicemente ve l'abbiamo raccontato, magari anche in termini un po' crudi, un po' sarcastici, un po' ironici, perché fa anche abbastanza male raccontare che il Milan è ridotto così. E quindi a volte si tende a non essere seri e se lo si butti anche un po' sull'ironico, perché altrimenti si fanno delle trasmissioni che sono delle mattonate, sarebbero delle mattonate al quadrato. Quindi non è che siamo noi i più intelligenti della Terra, semplicemente l'abbiamo raccontato. Tutti si erano accorti di tutto e magari se c'è qualcosa che non è stato detto è perché
non c'era Allegri sulla panchina, perché se ci fosse stato il Conceição di turno sulla panchina del Milan, non so quanto sarebbe cambiato quest'anno. Se ci fosse stato un direttore sportivo XY, non so se sarebbe cambiato qualcosa. Perché in questo momento si sta verificando quello che era una delle paure di Giorgio Furlani ai tempi febbraio, marzo, aprile, di quando ha tentato di ingaggiare Fabio Paratici. E nel giro di pochissime ore, pochissimi giorni, si è reso conto di quanto Paratici fosse forte mediaticamente in Italia e di quanto potesse far, diciamo così, guerra mediatica se le cose non fossero andate bene. Allegri ha la medesima, forse anche di più, potenza mediatica e adesso la sta facendo pesare. La paura che Forlani aveva qualche mese fa di questa situazione adesso si è avverata. E quindi la speranza di tutti è che questo porti vantaggio al Milan e ci porti finalmente una rosa che ci possa far vincere le partite, perché questo è il sogno di tutti, vincere le partite. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra poco per Obbligo di Riscatto. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.